Benvenuti in questa nuova diretta, appuntamento mensile che va avanti ormai da un po' di mesi. Come sapete ogni volta c'è un ospite diverso e quindi anche un argomento diverso e quindi in questa live andremo ad affrontare un tema veramente molto denso, molto caldo, che è il tema, legato al karma familiare. Quindi sempre di più si sente parlare di questo, diciamo, aspetto e sempre di più si sente parlare di come spezzare il karma familiare negativo. Quindi ho pensato di, creare appunto una diretta dove si trattasse questo tema in maniera un po' più allargata, da un punto di vista un po' più ampio. E a fare la diretta insieme a me questa sera come ospite ci sarà Gabriele Policardo, che io presento sempre perché magari qualcuno si collega adesso, non sapete di cosa stiamo parlando, con chi stiamo parlando. E quindi Gabriele è un autore, è un ricercatore e facilitatore in costellazioni familiari e spirituali ed è fondatore delle biocostellazioni. Con lui, come sapete, per chi mi segue da un po', ho già fatto diverse dirette e questa però credo che sia, non so, sento un friccicorio e quindi prima di invitarlo, nella diretta vorrei leggervi un piccolo trafiletto che ho proprio trovato oggi leggendo online, che è questo. Scritto da Italo Calvino. Ciò che i genitori m'hanno detto d'essere in principio, questo io sono, e niente altro. E nelle istruzioni dei genitori sono contenute le istruzioni dei genitori, alla loro volta tramandate di genitore in genitore in un'interminabile catena. Facciamo entrare il nostro ospite. Buonasera. Ciao Buonasera. Gabriele. Cosa ne pensi tu di questo piccolo trafiletto? A me sembra che Italo Calvino sapesse di questa coscienza, di questo inconscio familiare, da questo piccolo trafiletto. Sai, gli artisti, i ricercatori, gli studiosi hanno tutti capito come funziona. Poi magari alcuni lo hanno fatto scrivendolo senza avere piena coscienza di quanta profondità stavano raggiungendo. Altri invece, come grande Carl Gustav Jung, sapevano benissimo di cosa parlavano, anche se, leggevo oggi, alla fin fine Jung amava tanto l'aspetto pratico delle cose. Sai, lui scolpiva, coltivava le patate e poi aveva un passatempo un po' strano, cioè andava fuori casa sua e giocava con dei rivoli d'acqua facendoli mescolare tra di loro. Questo per dire che alla fine, come tu giustamente hai fatto, se noi leggiamo certe cose con l'ottica Mh-mh. delle leggi sistemiche, delle leggi spirituali come quella del karma, eccetera, ci accorgiamo che l'universo ci parla costantemente e che chi ha una sensibilità non può non essere giunto a certe conclusioni a cui siamo giunti anche noi. Certo, certo. La cosa che volevo leggerti di Jung è questa, tratto dalla psicologia del Kundalini Yoga, pensa che era un seminario che tenne nel 32, senti com'è incredibile. I primi sogni dell'infanzia contengono i samskara, gli archetipi. Lui chiama samskara, cioè le impressioni che sono poi il karma, no? Di cui stiamo parlando, li chiama archetipi, pensa. Quindi non è affatto sorprendente trovare dei chakra o dei mandala evidenti nei disegni infantili. I bambini piccoli sono molto vecchi, in seguito diventiamo rapidamente più giovani, la nostra età più giovane è la mezza età, proprio quando abbiamo perso completamente o quasi contatto con l'inconscio collettivo, con i samskara. Diventiamo di nuovo più vecchi soltanto quando, con l'aumentare dell'età, ricordiamo di nuovo i samskara. Quindi vedi, anche noi che facciamo queste dirette, gli elementi ci piovono addosso. Questo l'ha pubblicato un gruppo di Jung su Telegram, niente di meno. Mh-mh. Quindi vedi che ci sono tutti gli elementi, i padri, le impressioni,
l'inconscio collettivo, il karma familiare. Adesso fra un po' demoliamo questa orribile frase spezzare il karma familiare. Sì, esatto, infatti, piccola precisazione, ovviamente il titolo della diretta è, provocatorio, Sì. poi andremo a vedere meglio in che modo, perché appunto, no, quando ti ho chiesto ho fatto questa proposta di parlare di questo tema, ti dissi appunto che sempre di più sento parlare persone che dicono di aver o interrotto il proprio karma familiare, oppure come si fa a spezzare il karma familiare negativo. E quindi secondo me è importante avere una visione un po' più profonda di questo aspetto qua, che forse ultimamente viene preso un po' non sottogamba, però è come se ci fosse sempre qualcosa di rotto che bisogna riparare o qualcosa di malato che bisogna È curare. la civiltà socialterapeutica che diceva Hillman, che cerca di curare quello che non capisce. Le persone che usano l'espressione spezzare il karma familiare negativo stanno denunciando la loro totale ignoranza sul tema, che è legittima perché poi non tutti devono studiare per 30 anni una disciplina prima di parlarne, no? Come facciamo Certo. noi. Io non scherzavo quando dicevo che mi preparo da 2 settimane per quello che dobbiamo fare oggi, perché non è un tema così semplice come sembra. Ci sono 4.200 anni di studi a proposito Mh-mh. di questo. Quindi chi dice karma negativo già non ha capito nulla. Spezzare poi è come uno che interrompe la fornitura elettrica o strappa una lettera con la multa del comune, no? Ma non è così che funziona nello spirito. E se vogliamo andare nella profondità in cui si trovano le cose, allora dobbiamo fare fatica, non c'è una via semplice. Certo, sì. Mi viene in mente l'immagine di una pianta, tu puoi passarci sopra col tagliaerba 1000 volte, ma se le radici rimangono lì è comunque un collegamento ed è destinato a ricrescere, quindi non possiamo, insomma, tagliare le nostre radici poi fondamentalmente. Sì, io ti ho mandato settimane fa dei pezzi di questo libro, Ecco, così Conversazioni vedi. con Swami Muktananda, è in inglese, è un libro preziosissimo. Io lo leggo tutte le sere, ne leggo una pagina. Mh-mh. E ti ho mandato dei frammenti che parlano proprio di questo, fra un po' li leggeremo. Adesso intanto Mh. parliamo per non appesantire, però vedi come Sì. il tema ha riguardato milioni di ricercatori prima di noi. Cosa si è Mh-mh. perso un po'? Si è persa quella serietà di trattare le cose a livello di complessità dove si trovano. Mh-mh-mh-mh-mh. Cioè si fa un seminario di una settimana in cui si insegnano le costellazioni familiari e tu puoi farle. È una follia. O in cui si spezza il karma familiare negativo, ma a parte che è impossibile perché non esiste nessun karma familiare, soprattutto negativo. Ma non si può fare un workshop a 600 € per spezzare il karma. Mh-mh. Si può fare però un workshop carino per leggere che cosa è il karma nei testi di cui si tratta questo tema. Ma allora lì bisogna fare un po' più di fatica, e non è per tutti. Certo. Ehm, secondo te, mhmm, karma quando si utilizza il termine karma familiare, si può paragonare alla coscienza familiare? Voglio arrivare subito alla soluzione dell'enigma di questa diretta, va bene? Già a 13 minuti, come quando c'è a 7 minuti, già succede nel film l'evento scatenante, no? Partiamo dalla fine noi. Se con spezzare il karma familiare volessimo intendere qualcosa di simile a sottrarsi a certe ripetizioni di destino sistemiche o a certe identificazioni sistemiche, cosiddetti irretimenti, questo non è il karma familiare, è il karma personale. E spezzare queste ripetizioni, queste sì che si possono spezzare, fa parte del nostro karma. Perché uno invece continua a fare incidenti e alla fine muore e un altro no? Perché quello che ha il karma, che non è buono né cattivo, di comprendere queste cose, cerca una soluzione, va a vedere, per esempio attraverso le costellazioni, la psicogenealogia o respiro. Quello che non ha questo karma deve ripeterlo inconsapevolmente. Quindi alla fine è il karma che, non facendoci spezzare nulla, ci permette di vivere le cose in un'altra consapevolezza, scoprendo un altro amore e un'altra libertà. Quindi viva il karma. Mh-mh. Oggi pensavo a questa cosa qua. Le a volte sembra che le memorie familiari ci piombino addosso come se noi fossimo
diciamo, vittime di quella situazione lì. Quindi appunto, non so, magari vivo delle paure collegate a una persona che è venuta prima di me, fallisco sempre perché qualcuno prima di me se n'è andato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi uno può pensare che, nasce con questo malloppo che viene, come dire, messo addosso come se fosse un sacco pesantissimo e che noi siamo vittime di quella cosa là. Però effettivamente alla luce della coscienza, dei 3 livelli di coscienza, questa cosa qua prende tutto un altro significato. Sì, Quindi il passaggio che secondo me a volte manca in certi casi, o io comunque grazie anche al percorso con te di non formazione, ho potuto unire dei tasselli che invece prima mi mancavano. Il fatto che noi entriamo in risonanza con alcune memorie e che una parte comunque della nostra coscienza è come se sceglie di viversi quella cosa lì, adesso in maniera molto semplice e semplificata. vedi, io quando sono arrivato da Bert Hellinger, provenendo da Siddha Yoga, che è il cammino che io seguo e di cui Muttananda era un grande guru, mi sono sentito come a casa, cioè ho detto ma qui è uguale a Siddha Yoga, si medita, c'è la coscienza, c'è l'assoluto, noi siamo un elemento di questo, quindi tutte le cose confluivano. Allora i livelli di coscienza confluiscono perfettamente nel discorso del karma, sono però descrizioni diverse, sono interfacce diverse, sono codici diversi che però noi spieghiamo ricorrendo a delle immagini, ma entrambi dicono la stessa cosa, perché come tu sai, nella famosa meditazione dei 7 minuti c'è proprio il farmaco per il karma, che è accogliere il presente con il consenso del proprio cuore. Che cosa significa? Adesso fra un po' vedremo i 3 tipi di karma per essere veramente seri fino in fondo. Questo atteggiamento vittimistico, allarmistico e anche vagamente terrorizzante, no? Che bisogna fare un seminario per spezzare il karma, fa proprio parte di una civiltà folle che ha perso di vista la comprensione e l'amore riguardo ai fenomeni della vita. Le costellazioni sono un modo di intervenire, no, sono un punto di osservazione. Le persone questo faticano a capirlo, perché le Mh-mh. scambiano con uno strumento paraterapeutico, ma non è così. Le costellazioni, come la meditazione, sono un viaggio dentro di sé. Nella meditazione guardi dentro, nelle costellazioni proietti fuori attraverso una rappresentazione in cui i rappresentanti divengono parte di te. È una cosa importantissima questa. Ma le Certo. costellazioni e lo yoga convergono assolutamente negli stessi principi, nelle stesse leggi e anche nello stesso atteggiamento generale verso l'esistenza. Quando uno capisce veramente, si sta fermo, perché capisce che il grosso rischio è creare karma nuovo e fra un po' vedremo come evitare di farlo. Mh. Ehm, Poi vabbè ci sarà un altro tema che vorrò approfondire, ma tra un po'. Ehm, per chi non ha mai sentito parlare di karma e appunto karma familiare, come potremmo, insomma, argomentare questo aspetto? Perché uno dice: "Ma che è il karma familiare?" Si va per gradini, no? Innanzitutto si cerca di capire cos'è il karma. Già nell'uso dell'espressione karma positivo e negativo, come ti ho detto, si tradisce una totale ignoranza della materia. Perché come dire, senti questa metafora, una mela cade da un albero in testa a Newton, ma è una forza di gravità negativa perché ha colpito Newton? No, la forza è neutra. Se invece di Newton ci fosse stato sotto, non voglio fare nomi adesso per carità, ma qualcuno che noi conosciamo, no? E allora per noi è una forza positiva, ma la forza è neutra, quindi anche il karma è una legge fisica come la meccanica quantistica. Il karma vuol dire semplicemente azione e dunque reazione perché nel nostro universo, quello che noi conosciamo, anche quello invisibile, esiste un principio sacro e ineluttabile che è la conservazione della memoria, dell'informazione. Ciò vuol dire che ogni pensiero, ogni parola, ogni gesto che noi facciamo, persino ogni omissione di azione, pensa, crea un samskara, un'impressione. Questa impressione produce karma. E che cosa serve il karma? Serve né più né meno che le fatture nel bilancio, cioè a fine anno tu vedi quanto hai incassato, quanto hai speso e quello che ti resta.
Nel mondo spirituale sei un bravo imprenditore quando arrivi con 100.000 karma e vai molto in perdita, cioè te ne vai e te ne restano 4.000. Allora hai speso una buona vita. Ma buoni karma e cattivi karma non vuol dire niente, perché in realtà anche in questo caso karma è semplicemente un conto in banca. Infatti il karma si articola su 3 livelli che adesso vediamo. Quindi karma vuol dire azione e dunque reazione. Questo lo troviamo in un testo che risale a 4.200 anni fa, cioè i Veda. Poi alcuni trattamenti più approfonditi sul karma e sui tipi di karma li troviamo nell'Upanishad. Naturalmente noi ci riferiamo alla cultura indiana perché karma è una parola indiana, ma anche nel jainismo, anche nel cristianesimo, anche nel buddismo troviamo gli stessi concetti con parole diverse. Cosa vuol Sì. dire quindi karma? Vuol dire che tutto in questo mondo lascia un'impressione. Questa impressione, se vogliamo dirla tutta, è registrata nella nostra sushumna, cioè quel canale sottile di energia che scorre dentro la spina dorsale, dove c'è il nostro hard disk. È quello che è anche il navigatore che ci porta verso le esperienze. Esperienze che noi giudichiamo buone se ci producono piacere, negative se ci producono dispiacere. Ma le esperienze sono risposte ad azioni precedenti, quindi non hanno un senso. Per questo se tu le accogli con il consenso del tuo cuore le annulli e non crei karma nuovo. Certo. Pensavo anche all'aspetto legato all'inconscio familiare. Non c'è buono o cattivo, evento positivo o negativo, è sempre un'accezione che diamo noi in base a quello che siamo abituati a vivere e al modo di vedere le cose. Quindi il fatto anche di discostarsi dal fatto di dire: "Questo evento è negativo, questo evento è positivo". Questo aspetto del positivo e negativo anche a livello numerologico esce spessissimo, quindi ci sono numeri positivi, numeri negativi. Questo evento della mia famiglia è stato negativo e questo è positivo, oppure ma questa cosa è positiva o negativa? Quindi uscire proprio da questa, separazione del bello, brutto, buono e cattivo. È molto importante e cambia proprio il modo di vivere gli eventi. Noi abbiamo l'illusione di determinare che una cosa è buona o cattiva perché abbiamo la presunzione di poterla predeterminare prima. Mh-mh-mh. Quindi perché questa gente farfuglia di spezzare il karma familiare? Perché vuole produrre una vita astratta in cui non ci sono contrasti. Ma pensavo ieri questo filone che noi abbiamo intrapreso dei bambini che vengono torturati a scuola, no, perché vanno male in alcune materie. Stavo pensando l'altro giorno, è dove i bambini vanno male che c'è la roba interessante. Perché come la resistenza elettrica che poi crea la lampadina è un errore della natura, no? E dove il bambino va male è la parte interessante, così sono nei contrasti i momenti in cui noi facciamo l'esperienza assoluta, perché dobbiamo entrare in contatto con forze superiori che non contattiamo quando andiamo al Conad. Certo. Al contempo la gente fa questi discorsi perché vorrebbe una vita piatta di gita al Conad, ma non si può creare una vita piatta così. La vita è fatta di contrasti, il karma non va spezzato, va attraversato senza crearne di nuovo. Sì, anche a livello appunto, ritornando sempre all'aspetto familiare, se appunto nella famiglia sono accaduti degli eventi che poi hanno generato una risonanza nelle generazioni successive, perché comunque questa cosa qua si vede, insomma, si vede attraverso il lavoro di costellazioni, la vedo anche io durante i lavori, di letture numerologiche sulle date, perché la data appunto racchiude anche proprio gli irrisolti, cosa è rimasto in sospeso nelle generazioni precedenti. Mi son dimenticata cosa dovevo dire. Cosa stavo dicendo? Santo, Volevi sono in dire qual è costernazione. la relazione fra quello che è accaduto prima, quello che succede Ah dopo sì. e il relativo karma, immagino. Esattamente, e del fatto che appunto se fondamentalmente noi scegliamo, prima di nascere, la famiglia, il nome e cognome, la data, perché tutto quello rappresenta un determinato e un preciso strumento, perché poi noi durante il corso della vita dobbiamo eliminare, buttare, diciamo, nel cesso tutti questi strumenti, perché alla fine sono strumenti. Infatti, perché non può esistere un karma familiare? Perché una legge indistruttibile del karma è che io non posso scontare le azioni di qualcun altro. Per quanto io possa amarlo, per quanto io possa essere legato a lui, io non posso scontare
o ricevere le reazioni delle azioni compiute da mio padre. Potrei accettare le reazioni delle azioni compiute dal mio bisnonno solo se io torno come nipote, con la stessa anima e un corpo diverso. Allora lì le azioni compiute da me nel ruolo del mio bisnonno ricadono su di me. Parlo con cognizione di causa, essendo nato il 12 febbraio come il mio bisnonno. Mettiamo che io voglia fare l'agricoltore perché il mio bisnonno lo era, e oltre a essere nato lo stesso giorno mi sia anche trovato a vivere le stesse circostanze perché io sono il mio bisnonno. Allora in quel caso le azioni accumulate nella vita del mio bisnonno ritornano come reazioni nella mia vita di nipote, non perché cadono su di me attraverso il karma familiare, ma perché sono il mio karma personale. Quindi la mia famiglia è il mio karma personale, quello che ho scelto con i consulenti karmici prima di incarnarmi, perché mi dispiace dirlo, anche a chi non ci crede, come me, io non ci credo, ma le vite precedenti esistono, e il karma serve proprio come meccanismo di ordine ed equilibrio universale nel ciclo di nascite e morti che si chiama il samsara. Quando noi moriamo abbiamo tre possibilità: rinascere divinità, che si chiama la via dei Deva, il Devayana, rinascere uomini, ed è la via dei padri, pensa, si chiama così, la via dei padri, include quasi il discorso sistemico, ed è il Pritiyana, ed è proprio la rinascita in una vita umana perché ho un karma che ho accumulato. Chi si è comportato malissimo proprio, è stato segretario del PD, rinasce nel regno animale e quindi allora lì in un regno inferiore dove deve fare delle esperienze un po' più crudeli. Non è bello che un animale ti mangia mentre tu sei ancora vivo, e a noi sembra crudele, no? Ma nella legge di azione e reazione è perfetto, perché magari Certo. quell'animale che ti sta mangiando adesso è quello che tu hai mangiato nella vita precedente. Infatti gli animali, scateniamo un vespaio, non hanno paura del karma familiare. Se hanno un incidente, se perdono una zampa, perdono un occhio, non stanno lì a dolersi, a piangere, a fare seminari. Vivono con quello che hanno, ci insegnano a stare nel qui e ora. Già, vero. Ma volevi leggere qualcosa nel frattempo? Sì, Prima di volevo iniziare a leggere leggere? questo brano che ti ho mandato qualche notte fa, perché noi poi quando studiamo di notte ci mandiamo i pezzi, no? Appunto è questo: possono gli yogi prendere su di sé il destino degli altri? Lo ripetiamo per chi si è connesso adesso, tratto da questo libro, Conversations with Swami Muktananda, uno dei più grandi guru mai esistiti nella storia umana. Possono gli yogi prendere su di sé il destino degli altri? Sì, gli yogi hanno un simile potere, ma in generale non lo farebbero mai, poiché ciò non è in armonia con le leggi del destino. Chi compie un'azione deve affrontare le conseguenze. Se una persona è colpevole, può un giudice dare una punizione a qualcun altro? Quindi vedi, c'è in questa forma di atteggiamento, io spezzo il mio karma familiare, proprio questa arroganza che molti si danno di avere un potere magico attraverso il quale cambiare il corso degli eventi addirittura passati. Mettersi contro questa quantità di energia e questa enorme quantità di vissuti, di samskara di altri, può essere potenzialmente pericoloso. Uno può rimanerne distrutto, schiacciato, perché alla fine il nostro potere è stare proprio al contrario, cioè nel nostro posto, nel nostro ordine. Questo insegnano le costellazioni. Non devi fare 200.000 costellazioni per mettere a letto 18 generazioni e Esatto, sciogliere 50.000 arretimenti. Devi stare sulla tua mattonella, quella solo tua, e farti la tua vita. Questa è la vera guarigione. Stare in sì, ordine, come dice Muktananda, in armonia con le leggi del destino. sì, sì. Sì, perché infatti l'altro aspetto è proprio questo. Ho lavorato per, guarire, il lignaggio delle donne ferite della famiglia. Adesso uso termini che a volte sento, leggo, magari qualcuno mi racconta. Invece il punto è proprio questo: lavora su di te che poi così non fai mai non sbagli mai. Se invece inizi ad entrare in temi o aspetti che non ti riguardano, appunto anche attraverso anche gli ordini, di Bert questa cosa è molto chiara, quindi E cosa il tema facciamo? delle Usiamo i suoi gerarchie. insegnamenti per fare il contrario di quello che ci ha insegnato?
Certo, certo, In fin sì. dei conti cosa diceva lui? Che un bambino sta male quando si fa carico di qualcosa che non è suo. Allora, andare a sciogliere il karma delle antenate per liberarle è proprio l'apoteosi del disordine, e ammesso che sia possibile, e non lo è, perché io non posso sciogliere qualcosa che non è mio, ma è semplicemente togliendo pressione al mio male di vivere che il mio sistema si distende dietro e avanti. Mh-mh. Sì, in altre dimensioni, le impressioni generate dal patimento di cui io mi sono fatto carico producono un alleggerimento che può provocare un certo benessere anche ad altri, questo sì, ma non può essere il Mh-mh. fine che mi muove. Certo, certo, sì. Sì, 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 chiarissimo. Ma Molto questo bene. deriva dal fatto che noi parliamo di argomenti nei quali le persone si improvvisano, e come discenti e peggio ancora come docenti. Sono questioni che richiedono decenni di studi e soprattutto, permettimi di dirlo, bisogna mettersi nelle mani di chi sa le cose veramente, cioè dei maestri realizzati che hanno raggiunto completamente la trascendenza, quindi l'identificazione con l'assoluto, e allora ci dicono quali sono le verità. E un maestro realizzato non direbbe mai vai e spezza il tuo karma familiare. Direbbe onora il sé divino che vive in te, vivi felice anche facendo un lavoro che non ti piace. Mh-mh. In questo libro c'è una bellissima storia che ti racconto adesso. Che uno yogi va da Muttananda e gli dice: sai, Babba, conosco uno che sta fermo tutto il giorno, guarda in un punto e mantiene la consapevolezza che è Dio. E Muttananda dice: beh, questo è uno yogi di media entità, ma un vero illuminato dovunque guarda vede Dio. Mh-mh. E questo rimane di stucco, no? Ed è lo Sì. stesso discorso. A che livello vogliamo vivere? Chi fa questi ragionamenti? Dice, oh, faccio un fine settimana per spezzare il karma familiare. Poi esce, prende e tira un fazzoletto dal finestrino. Arriva a casa, insulta sua madre, mente, e così non può funzionare. Queste cose fanno parte di una perfezione che riguarda tutti gli ambiti della vita. Quello che mangiamo. Non dovremmo dire le parolacce, per esempio. La parolaccia produce un samskara, perché l'assoluto ha creato l'universo con la parola, Matrika Shakti, e noi dicendo una parolaccia disconosciamo la divina natura del suono. E io le dico Mh-mh. naturalmente, quindi io Sì, anche predico io. bene e razzolo male, no? Quando succedono certe cose, però un karma piccolo, cioè non è che è uno di quelli che ti vengono abbonati poi quando muori, no? Eh. Eh Cioè sì, meno non è che male. poi rinasci e vivi 8 secondi perché hai detto 100.000 volte la parola con la C, no? Certo. Come vedremo più tardi, molte di queste cose si distruggono perché sono inconsistenti, sono quasi insignificanti come samskara. Mi collega a un altro aspetto, che anche questo è un tema super caldo, super scoppiettante, che è il tema del perdono. Oh, ma tu vuoi Perché? proprio scatenare una rissa su YouTube? Perché allora, secondo me, c'è un po' di confusione su questo tema Molta. e a volte, non è neanche semplice argomentare questo aspetto qua. O meglio, se partiamo dal presupposto che noi abbiamo scelto di nascere in un determinato luogo del mondo, in una L'hai determinata detto. famiglia, in una determinata data, eccetera, 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 cosa devo perdonare se è una scelta che io ho già fatto? È come se noi mettessimo in scena un teatro, io ho una determinata parte, tu ne hai un'altra, definiamo le nostre parti, definiamo che tu vieni a rubare a casa mia e alla fine del teatro ti dico: "Gabriele, Hai dimenticato questo. sei una Hai cacchi". rubato i soldi, i gioielli, ma l'unica cosa che ti serve quando muori è questo e non l'hai rubato. Sei un coglione. Guarda, facciamo un trattatello dove spieghiamo i livelli del karma e il perdono. Perché Perfetto. tu l'hai detto, uno degli effetti collaterali dei percorsi spirituali è che non puoi più arrabbiarti con nessuno, perché la comprensione e l'amore ti impediscono di prendere cose sul personale. Mh-mh. Quando uno mi è venuto addosso ammazzandomi quasi con la macchina, io, strisciando fuori dalla macchina distrutta, sono corso subito a chiedergli quando era nato, ma non mi sono minimamente arrabbiato. Comunque, i 3 livelli del karma, quindi il karma
Ovviamente per essere gestibile si deve articolare su più livelli come la coscienza, e sono proprio tre come la coscienza. E sono, secondo appunto le Upanishad, il Sanchita Karma, che è tutto il karma che abbiamo accumulato da quando eravamo rocce fino a questo momento in cui stiamo parlando. Sanchita Karma. Quindi karma di molte esistenze, in cui ne abbiamo fatte, dette, altro che Partito Democratico. Poi c'è il Prarabdha Karma, che è il karma risvegliato, laddove Sanchita Karma è karma dormiente, cioè ancora in parte inespresso, e per fortuna. Il Prarabdha Karma è il karma già risvegliato, quello che noi stiamo adesso attraversando. Per esempio, secondo il mio Prarabdha Karma, io sono un uomo, e quindi il mio karma attivo è che io sono un uomo e dovrò avere una moglie, e tu sei una donna e sei già fortunata perché invece avrai Vincent che è un marito, e questo non è modificabile perché è già risvegliato. Infine c'è il Kriyamana Karma, che è quello che io creo mentre sto smaltendo i precedenti. Da questo punto di vista, dove posso io agire? Ovviamente solo sul primo dei tre, cioè posso distruggere i samskara ancora dormienti attraverso delle pratiche. E qui veniamo al grande tema del perdono. In fin dei conti, cos'è che crea la via degli dei e la via dei padri? Cos'è che crea il dharma o il karma? È molto semplice, è la consapevolezza di chi siamo veramente. Uno che viene a rubare a casa tua per prendere le tue cose e venderle, senza sapere che ruba a se stesso, sta commettendo un'azione completamente folle. E poi ripeto, se dovete venire a rubare, dovete rubare questo, perché quando morite questo vi è utile. 800.000 euro quando muori non ti servono a niente, ma sapere cosa devi pensare quando stai per morire, quello sì. Certo. Quindi perché il perdono non funziona? Perché parte dal presupposto che noi stiamo vivendo nel karma invece che nel dharma, ovvero stiamo vivendo in un concetto duale. Tu mi hai fatto del male perché hai confuso il fatto che tu sei me, e io confondo la stessa cosa perdonandoti, cioè scontando io le conseguenze della tua azione. È un atto di profonda arroganza. Fra l'altro si crea un legame, perché se questa azione tu l'hai creata e io muoio, tu non la puoi ricevere da me indietro, e quindi rimarremo legati. E io dovrò rinascere, rincontrarti perché tu mi faccia ritornare di quell'azione che mi hai procurato. Ma il vero segreto qual è? La via del Dharma e quella del karma. Il karma vuol dire azione e reazione, quindi agire secondo l'ignoranza della unità. Quindi agire non secondo l'amore, è molto semplice. Una persona che ti fa del male perché vuole che tu soffra, non sta agendo per amore, sta creando karma. Allora, perché la vendetta funziona meglio? E sembra un paradosso, no? Sì, sì. Noi siamo una coppia, tu fai qualcosa che non devi fare, io ne soffro, ma guardo oltre te e vedo che è stato un momento in cui ti sei dimenticata chi sei. Se io ti perdono, rimaniamo su un dislivello. Se io mi vendico perché tu soffra, creo altro karma, e quindi come facciamo? È molto semplice, con la consapevolezza dell'unità, io mi vendico perché tu faccia un'esperienza d'amore che ti faccia capire dove ha sbagliato e che ci riunisca su un altro piano. Quindi non lo faccio perché tu soffri, lo faccio perché tu comprenda. Lo faccio perché la nostra relazione abbia un futuro, cosa che non può accadere se tu rimani la colpevole e la cattiva, io rimango l'innocente e il buono. Quindi la comprensione e l'amore sono le chiavi per la via del Dharma che non diventa karma. Uno che infila un bisturi nella pancia di un malato per salvarlo in un momento in cui ne ha bisogno e quello muore, non produce karma perché il suo scopo era uno scopo di amore. Ma se lo fa per togliergli i portafogli, è come medico e come rapinatore, allora quello produce karma. Certo. Quindi il karma è nella consapevolezza. Questo aspetto qua, legato invece al rapporto con i genitori. Ah, parliamo del perdono dei genitori, così proprio chiudono, ci stacca YouTube la linea. Sì, sì.
Molte persone fanno questi corsi da cui escono con l'aureola dicendo: "Ho perdonato mio padre". Secondo me, e mio umile parere, quello è proprio il culmine dell'idiozia. Si può perdonare uno che ci ha dato una cosa inestimabile che ci permette di fare queste esperienze. Poi i genitori sbagliano, ma per fortuna sono divinità che ogni tanto si distraggono e tirano una ciabatta o dicono una frase che non dovrebbero dire. E allora, dov'è l'amore? Si è perso Mh-mh. l'amore, tu hai ragione quando dici che fai questa analisi sul mondo contemporaneo. Fanno tutti dei corsi per guarire perché hanno smesso di amare, hanno perso quel raccoglimento che fa capire loro chi sono per davvero. Quello è un peccato mortale, altro che dire le parolacce. Certo. Secondo me su questo tema arriveranno delle domande, però Che bella questa magari diretta, no. perché non la togliamo e la mettiamo a pagamento? Chiediamo tutto, no dai. No, 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 no. Comunque, Ehm, come bruciamo il nostro karma senza crearne nuovo? già. Accogliendo il presente con il consenso del mio cuore. Oh sì, tu sei venuta a tamponarmi 8.000 euro di danni, ok, pago, è il mio karma. E così, rimanendo con gli occhi che cambiano punto di vista, mantenendo la consapevolezza dell'uno, non solo non creiamo karma nuovo, ma quello che abbiamo lo distruggiamo. Poi se il pubblico fa domande belle diremo anche le formule per distruggere il sancita karma. Wow, tanta roba, tanta roba. Il Mi karma è un stavo argomento distraendo. enorme, è un Okay. argomento enorme, ma anche estremamente pratico Mh-mh. e anche molto sensato. Volevo aggiungere una cosa, ma stavo leggendo un commento e mi sono distratta, quindi vabbè. Te lo dica? Eh no, adesso ho chiuso tutto, aspetta, Ah, ma c'è il nostro valletto che ce li passa? Sì, da che ore aspetta, vediamo. Tra un po' le mettiamo. No, però in realtà era una domanda che volevo farti. Adesso mi viene, Ma che tanto era non c'è sempre fretta, io intanto leggo qui le altre cose che avevo preso. allora vai, sì, leggi. Sempre dal libro Conversazioni con Swami Muktananda, che era il grande guru dal quale era sbarcato Cesare Boni nel 1979. Arrivò col suo equipaggio a Ganespuri, dove io vado martedì prossimo, e Mh. Muttananda gli disse a tutto l'equipaggio, disse loro, dormite qua stanotte. Solo Cesare ha capito con chi stava parlando. E Cesare ha incontrato così il suo guru, che poi è diventato il mio, insieme a Guru Mai, che è la discepola di Muttananda. Ecco, questi sono i veri maestri. Sono nella stratosfera, altro che i corsi, i libri. È vero che si può onorare Dio solo se si è destinati a farlo, parliamo sempre di karma, e Muttananda dice il destino è legato alle esperienze di vita nel mondo, non al culto di Dio. Una persona deve sottostare a esperienze dolorose o piacevoli in relazione al proprio corpo e alla propria vita nel mondo, secondo il proprio destino. Finché ci si interessa al culto di Dio, si è assolutamente liberi, si è interamente all'interno del proprio controllo. Lascia che il tuo destino sia così com'è, non puoi aggiungere né sottrarre niente da esso. Continua a onorare Dio senza prestare attenzione al destino. Si consegue Dio mentre si vivono le esperienze in cui si è destinati. Anche i grandi santi non possono sfuggire al proprio destino. Molto importante. Anche i grandi santi non possono sfuggire al proprio destino. Noi ne abbiamo conosciuto uno, no, che stava a Betlemme. Mh. Non ha mai perso la consapevolezza di chi era Sì. e non ha mai insultato quelli che gli piantavano i chiodi, che sceglievano quell'altro a posto suo. Anzi, dice al ladrone che ha appena rubato e finito crocifisso con lui, siccome tu hai capito chi sei veramente, fra poco sarai con me nel regno dei cieli. Quello è bellissimo. Sì, sì. Stavo pensando ancora alla domanda che dovevo farti e ce Ah, l'ho. prego. Ce l'hai? Sì, ma, devo comporla. Ah, è questo. Allora, un attimo ritorno sul tema del perdono. Lo so che magari sono ripetitiva e ridondante, perché qualcuno potrebbe dire:
ehm, una persona, mi ha fatto del male, ma siccome è il mio karma io rimango in quella situazione perché è il mio destino ed è il mio karma. Per esempio. Però da un certo punto di vista, se una situazione non ti sta bene, ti sta stretta, senti che lì non sei al tuo posto, hai anche la possibilità di cambiare strada e traiettoria. C'è nel tuo karma, Però dall'altra parte non diventa un subisco perché e basta. hai scelto di soffrire, pensando che sia utile o che tu non possa cambiare o che sia giusto soffrire. Ma se il tuo karma invece è comprendere che noi non siamo venuti a soffrire, ma siamo venuti ad amare e gioire, gli dici grazie, io non mangio bene in questo ristorante, quindi o cambi menù o adieu. E quello è un buon karma. Una cosa che mi sedusse subito quando la disse Cesare al primo corso. Lui disse: alcuni pensano che si evolva solo nella sofferenza, io ho scelto la via della gioia. Ah, che relax! Perché poi l'autocompatimento, l'infliggersi le sofferenze, la lamentela e fare anche in maniera compulsiva corsi di crescita personale e guarigioni, significa proprio perdere completamente il senso di questa vita, che è pane e olio, guardando un Mh-mh. panorama. Sì, Pane e olio buono però, quello che fa Vincent. sì. Hai qualcos'altro da leggere? Sì, volevo leggere questo, sempre tratto dalle Upanishad. Senti che bella questa metafora. Come un orefice prende la materia di un gioiello e con essa foggia un disegno nuovo e più bello, allo stesso modo questo Atman, cioè l'assoluto, scrollandosi via il corpo e rendendolo insensibile, ne foggia una forma nuova e più bella, quella di uno dei padri, Putr, cioè sceglie la via dell'umano, si ha molti samskara, o di un Deva, o di Brahma, o di altri esseri. Quindi la partita si gioca adesso. Se io invece di andare in discoteca, con tutto il rispetto, mi leggo questo la sera e capisco di più e amo di più e faccio un'esperienza divina nella vita di tutti i giorni, che significa anche non insultare quello che ti taglia la strada in macchina, allora si fa una buona vita che diventa anche una buona morte, perché la morte è il culmine della nostra esistenza. E noi viviamo rifiutando questa eventualità. Oggi parlavo con una e dicevo, non so se ti rivedrò perché vado in India e forse morirò lì. E lei diceva, ma perché devi morire? Perché mica ha detto che dobbiamo vivere tutti in eterno. Nel dubbio io ho pagato. Mh-mh. Quindi le Upanishad sono molto precise su questi argomenti. Bisogna però andare lì, scaricarsele, studiandole, comprare libri, comprare i commentari che fanno i grandi maestri a questi testi, perché 2400 anni fa, 3000 anni fa e 4002 ho sbagliato, scusa, io continuo a dire 2 e 4, ma è 4000, siamo nel 2200 avanti Cristo, sono state Mh-mh. scritte queste cose. Quindi pensa che collegamento c'è Sì. con l'origine dell'essere umano. Mh-mh. Questi sistemi filosofici erano già così floridi millenni prima di Cristo. Sì. Oggi sei costernata perché tutte queste cose nel tuo Sì. cervello aprono così Sì. tante porte che perdi il filo a memoria. File, faccio dei collegamenti, mi faccio delle domande, mi do delle risposte, quindi sì. E Io poi penso conoscendomi, anche io conoscendomi mi sono scritto tutto perché ormai so come funziona e così il mio cervello va in pappa, ma poi periodicamente lo richiamo alla vita. Ritorni. Mm. No, stavo pensando anche, a quello che le persone, possono chiedere o si domandano, perché Le alcune cose persone devono magari studiare perché non vogliono sono così tutto facile. immediate. Le persone Sì, devono studiare perché vogliono tutto facile son d'accordo, e sì, è vogliono vero. che tu scodelli loro la cosa che tu hai impiegato 30 anni a capire. 30 anni a capire. Non c'è la velocità in queste cose. Da Giusto. quando uno comincia a meditare a quando vede i risultati, possono trascorrere anche 25 anni. Come Mh-mh. io vivo la morte di qualcuno che amo adesso,
Non è come succedeva 2 anni fa, 15 anni fa, 30 anni fa. 30 anni fa mi demoliva e mi buttavo nel burrone pure io. 10 anni fa mi demoliva, 2 anni fa mi faceva traballare, adesso riesco ad attraversarlo con una certa resistenza perché è cambiato il mio stato di coscienza. Mh-mh. È svenuto Vincent. È caduto è caduto qualcosa, non so. Dopo quest'ultima affermazione Sta bene è Vincent? crollato tutto. Sì, sta bene. Io quando non sento i suoi commenti mi turbo però. Ma allora, vogliamo rispondere a qualche domanda? Sì, certo. Sì? Ma quanto dura sta diretta? 1 ora. Sembra che siamo qui da non so. 20 minuti, invece già Mh. avevo già finito. Allora, qua, Gabriele è davvero un uomo saggio, complimenti. Come signor Gabriele mi chia beh, come lì alla presentazione di Ada a Firenze mi chiamano dottore. Improvvisamente cominciano a chiamarmi dottore perché avevo la giacca, no, e tutti dicevano: Eh. "Venga dottore", ma solo una giacca fa il dottore, se lo sapevo, Bellissimo. signor Gabriele. Come fai a perdonare qualcuno che ti ha abbandonato? È una domanda molto seria e la risposta è in una sola parola, che è crescendo. Si può abbandonare un bambino sulla riva di un fiume, in una cesta, poi lo trova una donna, lo alleva e lui ha un futuro e magari diventa pure miliardario. Quello è stato abbandonato. Ma poi magari quello, mentre conta i suoi milioni, sta pensando come sarà stata la sua mamma, perché lo avrà lasciato? Forse non poteva dargli un futuro, forse era malata, forse l'avrebbero ucciso, forse c'era la guerra. Quindi non si deve perdonare chi ti abbandona, bisogna comprendere e amare chi non ha saputo onorare un amore. Ed è diverso, ma gli adulti non si possono abbandonare. Mh-mh. Sì, adesso si apre il corollario del sentimentalismo o come sono cattivi quelli che tirano le bombe sulle Mh-mh. scuole. Quelli che tirano le bombe sulle scuole hanno ricevuto un ordine e alcuni hanno preferito suicidarsi che farlo, pensa. Alcuni sono diventati disertori, altri si sono nascosti, altri ancora l'hanno fatto pensando che quei bambini sarebbero diventati nemici godendo. Alcuni adesso in Palestina giocano coi giocattoli vestiti di bambini trucidati e fatti a pezzi ridendo, perché pensano che quelli siano dei nemici e non sanno che sono cellule del loro stesso corpo e andranno incontro a terrificanti reazioni di quelle azioni. Quando moriranno, finiranno per secoli in un mondo fatto per loro di guerre in cui vengono trucidati. Quindi abbiate compassione di chi ritenete inferiore perché fa cose che voi moralisticamente disprezzate, perché anche noi siamo stati cattivi nei secoli scorsi e adesso dovremmo diventare santi, sarebbe bello se lo facessimo. L'hai tolta quella che c'era prima? Sì, sono tutte sullo stesso tenore, cioè se la gente è Sì. cattiva, noi cosa dobbiamo fare? Dovete crescere, evolvervi, smettere di fare le vittime, sono tutte risposte vittimistiche queste, Mh-mh. che mi chiedete di dare, a quesiti vittimistici. Smettete di fare le vittime, hai sofferto e allora cosa cucini domani? Le persone che hanno conquistato qualcosa di significativo nella storia umana non erano venute da famiglie in cui le trattavano con i guanti bianchi, erano persone picchiate, abusate, bombardate, che avevano vissuto la guerra, seviziate, che odiavano i genitori, che erano stati cattivi con loro. Un grande insegnamento di Hellinger, tu lo sai, è sempre stato: fanno una forza, basta con Mh-mh. questo vittimismo. Cosa cucini domani? Sì. Fai un bel piatto di pasta fatto bene che tu dici: "Oh mio Dio". Che poi in realtà alla fine non va mai bene niente, perché mi capita anche nelle letture, poche volte, ma mi è successo, di persone che diciamo, si lamentavano dei genitori perché li hanno eccessivamente accuditi.
È vero, quando si prende troppo si diventa arroganti. E quindi alla fine c'è sempre da lamentarsi, da una parte perché si è troppo accuditi, dall'altra perché i genitori erano assenti e sempre male, sempre Tutto fuorché crescere. mh. Ma voglio dare una pratica a questi nostri amici che dicono: "A me hanno abusato, a me hanno abbandonato". Vi do una pratica a vostro rischio e pericolo, che è: guardate questi abusatori, questi abbandonatori, questi cattivi, questi carnefici, immaginando che dentro di loro ci sia Dio. E guardate come cambia la cosa. Hellinger un giorno disse: "Dio è apparso su Auschwitz e ha detto: sono stato io". Pensa a questa immagine eterna. E allora Auschwitz è il trionfo dell'ignoranza di chi siamo veramente. È come il ladro che viene a rubarti una cosa per venderla e farci dei soldi, ma si rigodrà quei soldi. Una Mh-mh. volta che ha fatto 200 euro vendendo la catenina di tua nonna, ma che energia hanno quei soldi? Mangerà un cibo che avvelenerà il suo corpo. Poveraccio. Cosa dobbiamo pensare quando moriamo? Ma questa è una domanda iniziatica. Voglio rispondere. Tutti i testi dicono, in tutte le religioni, in tutti i percorsi filosofici sapienziali, che l'assoluto, comunque tu lo voglia chiamare, Dio, Allah, Buddha, Gesù, eccetera, tutte le culture dicono se tu lo pensi mentre muori, ti ricongiungi a lui. È molto semplice, quindi è una vita per non toppare quel momento. Mh. Allora Hai però devi ragione. aver dissolto i 3 grandi nemici che sono l'ignoranza, l'attaccamento e la repulsione, cioè l'avversione. Chi non ha risolto questi 3 perderà quel pensiero in quel momento, perché o sarà attaccato a qualcosa, o sarà avverso a qualcuno, o ignorerà semplicemente chi è e quindi sarà costretto a ritornare. Pensa che misericordia però, perché gli danno un'altra occasione, Un'altra altri 80 possibilità. anni, l'affitto, le bollette, l'avvocato, la dichiarazione dei redditi, la famiglia, le feste. Nelle parole di Gabriele mi ha risuonato molto un libro che ho letto recentemente di Epitteto, famoso filosofo stoico. La grande filosofia greca era arrivata lontanissima, solo che a scuola ci insegnano che essendo precristiana è come monca. No, Platone, i neoplatonici, Eraclito, hanno tutti raggiunto dentro di sé la verità. Mh-mh. Cosa pensiamo dello stoicismo? Ma Andato. che domande sono? Infatti. Lo stoicismo bisogna ricondurlo però al vero insegnamento di quel periodo, di quel modo di vivere, e allora sì. Io penso che dobbiamo studiarlo lo stoicismo per comprenderlo, dobbiamo studiare Platone, dobbiamo studiare Aristotele, dobbiamo studiare eh, tutti i neoplatonici, dobbiamo studiare Zenone, Parmenide, Mh-mh. dobbiamo ricominciare, bisogna studiare. Vedo sempre la data di nascita nelle targhe. Sai che l'occhio mi ci cade sempre. Ricorda chi sei, esattamente quello che sta dicendo Gabri, la consapevolezza di sé. Sì, Era scritto sul tempio di Apollo a Delfi, no? Gnosis auton, conosci te conosci stesso. te stesso. Cosa vuol dire? Vuol dire capisci chi è l'affittuario dentro il tuo palazzo e non Mh-mh. sei tu. Come capire qual è la propria strada lavorativa se si è convinti che il denaro sia solo fatica come mamma e papà ti ricordano sempre, tradendoli e onorandoli? Cara mamma, caro papà, per voi il denaro è fatica, per me è gioia. Quando io faccio questi bei coni gelati a questa gente che gode e mi danno tutti quegli euro, io sono così felice e non vedo l'ora di fare altri coni e prendere altri soldi. Ah, che gioia! I soldi sono una conseguenza della gioia. Per questo sono tutti poveri scannati, perché sono tutti infelici e arrabbiati. Proiettare il tradimento del maschile che trauma nasconde. Questa domanda è priva di concretezza e non rispondiamo. Mh-mh. I genitori ci hanno dato la vita, ma non i loro peccati, Che dice lui. meraviglia!
e non sta a noi condonarli, sta a Mh-mh. noi comprenderli. Grazie papà e mamma di aver sbagliato così tanto con me. Su che titoli di libri studiare? Cosa consigliate? Conversazioni con Swami Muktananda in inglese, pure su Kindle. Non sapete l'inglese, ve lo traducete con Google o come diceva Silvio, Google Translator. C'è un altro grande libro, si chiama Il gioco della coscienza, ma è un po' difficile recuperarlo. Mh-mh. Io direi questi due per cominciare. Poi c'è il libro tibetano del vivere e del morire. Che bello ascoltarvi, mi risuona molto il discorso sulla consapevolezza e sul fatto di poter evolvere con la gioia. Patrizia. Allontanandosi da persone che non mi va di sentire, bloccando i contatti, quindi creo karma, meglio sbloccare e accettare quel lato che conosco? Non direi, Accettare blocca chi vuoi. Queste sono devianze nevrotiche del nostro mondo nel quale avere un telefono viene confuso con l'avere relazioni. Ma bloccare è come che tu non apri la porta al tuo ex che viene a bussarti dicendo tu mi hai tradito, ma è tuo diritto non aprire la porta e non sentire il suo film, che se lo proietti con il prossimo malcapitato. Certo. Non devi aprire la porta e sentire di nuovo la sua storia, no? Quindi karma significa accettare il proprio destino e non commettere altri errori grazie alla comprensione? No, dharma significa vivere il proprio destino comprendendo con amore ciò che accade. Karma significa azione e reazione. Tu mi hai tamponato la macchina a me e io ti incendio la casa a te. Questo è karma. Ma tu mi hai tamponato la macchina a me perché 152 anni fa io ti ho svitato la ruota del carro a te e ti sei schiantato giù dal burrone, quello è dharma. Non dico che dobbiamo andare a ringraziarlo che ci ha tamponato la macchina, però Certo. Vorrei sapere invece cosa si cela dietro qua entriamo ai sintomi di ansia ormai tanto comuni e diffusi numericamente oggi. Non so se è fuori tema. è molto fuori tema. Mh. Una delle cose più difficili penso sia non prendere le cose sul personale. Lo riscontro spesso nella mia vita. Faccio fatica a lasciare andare le ingiustizie, ma solo dentro di me mi faccio male. È come bere un caffè cattivo. Mh, 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 mh. Ci vuole molto lavoro su di sé e molta disciplina per non prendere le cose sul personale. Non è una cosa che si ottiene dall'oggi al domani. Sì. Prima una ragazza mi ha scritto e mi ha detto: "Non sono felice, non guadagno con quello che faccio, eppure ho fatto le considerazioni sulla mamma e sul papà". Ma non è che tu fai la considerazione giovedì e martedì sei milionario, no? La considerazione ti mostra qualcosa, ma poi tu devi chiederti oggi, in questo anno, in questo paese, cosa serve alle persone e come glielo faccio avere. Cucino, faccio massaggi, canto, scrivo. Molta gente dice io voglio fare lo scrittore. Cosa hai scritto? Niente, non sei serio, perché se te lo chiede Mondadori cosa hai scritto? Ho 8 romanzi, dimmi i titoli. E ne senti uno che dice ah, questo titolo vuol dire qualcosa. Perché poi arriva Mondadori che dice fammi vedere i tuoi romanzi, tu non ce li hai perché blateri che vuoi scrivere, ma non scrivi. Sì. Scegliere l'aborto per un figlio mai nato produce karma o è dharma? Lascio a voi, cari amici, l'ardua sentenza. Dharma, una metafora per spiegarla? Non l'ho ancora capito. La via del cuore. Perché faccio questa cosa? Perché fa bene all'altro, lo rende felice, è giusto. Io mi ricordo mia madre che litigava con le zingare fuori dal supermercato, perché loro volevano la grana e lei invece dava le merendine alle bambine. Quello è dharma. Cioè dava le merendine alle bambine, poi magari a casa non c'erano, però giustamente poi si arrabbia quando vede queste cose.
Io cerco di prendermi la responsabilità di ciò che mi accade, ma poi quando mi trovo nel vivo, come discussioni con la madre, ci casco in pieno. Soluzioni pratiche? Ricorda che tua madre è Dio. A volte basta un po' di umiltà, sai? C'è molto disordine psicologico oggi nella cultura, nel rapporto con i genitori. C'è stato un pompaggio forsennato dell'ego dei figli che ha prodotto un disastro interplanetario. Perché questa società è così devastata? Perché i figli non stanno al loro posto. Mh-mh. Infatti, essendo contro i genitori, sono tutti dipendenti dai genitori. Quando leggi non possono fare mettere su una casa, fare una famiglia perché non hanno una lira, perché sono dei falliti mentali. Perché se fossero gente che capisce in che mondo vive e si rimboccasse le maniche, onorasse i genitori, guadagnerebbe 700.000 euro al mese e avrebbe una casa, 10 macchine. Mh. Ho notato una storia che si ripete con puntualità estrema in alcuni periodi dell'anno. Litigo con mio fratello e il mio fidanzato, nati rispettivamente il 7 e il 21 novembre. Non è facile da spiegare così. Infatti bisogna approfondire. Segue follow up. Mh-mh. Sì, I periodi sono modi della nostra coscienza di dirci che un evento che vuole salire alla percezione è ancora incatenato da qualche parte. Ma mh, non si tratta di spezzare un karma familiare, si tratta di comprendere una dinamica, se è nel nostro karma. Se non è nel nostro karma, devi litigare con tuo fratello e tuo fidanzato e tutta la vita basta. finché uno dei tre non trova dov'è la questione. Ma non si tratta di spezzare il karma, si tratta di trasformare una dinamica che è molto Sì, diversa. sì, sì, portare in superficie. Cosa vuol dire con onorare i genitori? La via del cuore, la gratitudine. Sono un po' perplesso di queste domande. È così difficile capire onorare i genitori. Sì, a volte è difficile anche comprendere quando si dice prenderli nel cuore. Questo e io lo leggo ma cosa vuol dire prenderli nel cuore? Io non rispondo mai a questi commenti perché dico che vadano a capirlo, Mh-mh. anche Mh-mh. chiederlo, ma cerca di capirlo tu, perché Sì, poi il passo successivo è puoi farlo tu per me. No, assolutamente. Avere un grande istinto materno e non avere figli è karma? senza dubbio. Tutto è karma, perché tutto ciò che noi stiamo vivendo è la risposta ad azioni precedenti. E siccome non è modificabile perché è già in atto, rilassiamoci. La mia grande empatia mi fa viceré secondo le leggi dell'amore, quei viceré, quelli della letteratura, ma ricevo sempre l'opposto e dura alle volte. Eh, E l'empatia può essere anche molto difficile quando confina con altri suoi parenti che forse si è sono. troppo nel dare. Sì, quando confina con parenti che diventano compatimento, eccetera, eccetera. O accollarsi il dolore altrui, che è spirito di sacrificio non richiesto. È Infatti possibile che. Vuole mh-mh. leggere lei? No, stavo pensando al fatto di, come dire, sostituirsi all'altro e risolvere i problemi dell'altro. Quindi cercare in tutti i modi di salvare l'altra persona attraverso consigli non richiesti, fare le cose al posto dell'altro, dire cose che magari non è il momento di dire a quella persona lì perché non è pronta. Quella è una via non del cuore, perché? Perché è una via che disconosce il destino dell'altro. Per questo molti grandi autori, maestri e terapeuti dicono: se tu ami veramente una persona, falle bere il suo veleno, non toglierglielo, perché se la sua esperienza è berlo, deve berlo fino in fondo. Allora capirà, ma se tu continui a togliere il bicchiere e avvelenarti tu, stai interferendo col suo destino, la stai amando meno di quanto la ameresti se rispettassi, e qui viene la parola onorare, se onorassi il suo destino. Mh-mh. Vuoi proprio bere quel veleno? Ma secondo me non è una buona idea, però fallo pure.
Federica dice: "È possibile che amo profondamente i miei genitori, li rispetto, li porto nel mio cuore, ma umanamente non sceglierei di frequentarli con assiduità?" Mi pare un buon affare. Vi ringrazio per la saggezza, ma anche perché mi sto facendo delle bellissime e sane risate, quando la spiritualità abbraccia la vita. Sì, quello che dovremmo chiederci è: ma come vivono le persone? Vediamo questi sedicenti maestri, no, ma come vivono? Poi si tirano stracci su Facebook, no, e quindi bisogna sempre vedere come vive l'altro. Una cosa che dicevo prima a Martina, no, io per molti anni ho detto alle persone: "Fate esperienze, andate ai corsi, vedete." Non la penso più così, ho cambiato idea. Statevene a casa, perché prima di finire nelle grinfie di qualcuno che magari poi si rivela uno psicopatico, studiate a lungo una persona e poi fate le domande. Ma chi è il tuo maestro? Ma dove hai studiato? Ma chi hai imparato? Qual è il segreto di questo tuo insegnamento? Cosa mangi? Quindi il karma di questa vita è stabilito dall'inizio, è comunque una sorta di zaino che portiamo e quindi paghiamo da altre vite. Non vi è dubbio. Se vogliamo capire le origini delle cause che stiamo attraversando, dobbiamo guardare alle precedenti impressioni che in altre esistenze abbiamo accumulato. Zaino è la parola giusta, ma nel nostro zaino c'è però il famoso Sanchita Karma. È stato bravo il pubblico, riveliamo come distruggere Sanchita Karma. Mh-mh. Sì, Sì, è anche stato bravo. Vincent è d'accordo. D'accordo, approvato, ho detto. Quindi, secondo le scritture, ci sono vari modi. Alcuni modi sono quelli proprio delle pratiche spirituali, no? Per esempio, fare un seva, cioè un lavoro disinteressato gratuito, portare da mangiare agli animali, rassettare le aiuole, regalare il proprio tempo e lavoro a qualcuno che ne ha bisogno. Quello distrugge Sanchita Karma. Fare pratiche spirituali come pregare, cantare, meditare, quello distrugge Sanchita Karma. Vivere seguendo il cuore, quello distrugge Sanchita Karma. Infine, quando muore un essere realizzato, crea una corrente tra le dimensioni che spesso si porta via non solo molte anime turbate, sospese, ma anche molti karma. Avete preso appunti? Io devo riascoltarmela questa diretta e devo prendere appunti. Stasera non li ho presi. Quando una persona tolgono la possibilità di fare il genitore togliendo il figlio, nonostante ne abbia tutte le capacità, è karma. Tutto è karma, non c'è dubbio. Non c'è nulla in questo universo che facciamo come esperienza che non sia dovuto al karma. La casa in cui abitiamo, i vestiti che abbiamo, quello che abbiamo mangiato, il fatto che siamo uomini o donne, che siamo ricchissimi, poverissimi, benestanti, il fatto che abbiamo delle guerre o che stiamo pagando conti di famiglia. Mio padre ha fatto qualcosa per cui poi ricade giuridicamente su di me, ma quello è il mio karma, nonostante sia qualcosa che a livello sistemico Mh. è comunque il mio karma, perché io magari sono venuto a scontare. Le persone che scontano tanto karma in genere vivono brevemente. Mh. Vivere ascoltando il cuore accelera il karma? No, anzi lo riduce. Dipende ascoltando il cuore cosa intendi, la frase è un po' ambigua. Mh-mh. Opono, certo, Ho'oponopono. Opono ci sta sempre bene. Fare più spesso queste chiacchierate, grazie. Facciamo del nostro meglio. Esatto. Grazie. Stanno già ringraziando, voglio andare a T'hanno sono le 10 e mandato un a letto. quarto. Gabriele, sono le 10 e un quarto, eh. Ah, tocca andare a Abbiamo leggere. sforato. Le persone sono proprio, come Io adesso dire, andrò e poi fra un po' ordinate. leggerò un'altra pagina di questo. Com'è bello questo, è tutto qui. Mm. Ah, siate Allora, santi. ma non ho capito, vuoi leggerci qualcos'altro o lo leggi tu per conto tuo? Non ho capito questa cosa. No, vado a leggere per conto mio. Ah, okay. Poi nella prossima Okay. diretta
Caterina dice: "Ho preso appunti", brava. Comunque vorrei che Gabriele facesse un'altra metafora sul Conad, tipo: "Se mi passano davanti col carrello". Eh, Grazie comunque di tutto, siete meravigliosi. Grazie. ma è un terribile karma avere Conad che c'è sotto casa mia che non c'ha mai niente. Poi c'è Conad grande che c'è un karma migliore. Sempre dagli Upanishad, l'anima individuale è dotata di qualità determinate, compiendo azioni che producono una ricompensa, fruisce dell'azione compiuta. Guru Mai diceva: siamo noi i fornai del pane che mangiamo. Passibile di ogni forma, avendo a disposizione tre strade, come Dio, come uomo, come animale, essa, signora delle facoltà sensorie, vaga nel ciclo delle esistenze secondo le sue proprie azioni. Quindi quando dite perché mi hanno abbandonato, sono le tue proprie azioni. Perché mi hanno abusato, sono le tue proprie azioni. Sarebbe molto bello vedere il filmato, e questo è anche possibile attraverso le regressioni. Gli abusati, quando vedono che abusatori sono stati nella vita precedente o in altre vite, cambiano completamente il rapporto con le cose. Smettono di proiettare fuori di sé quel grande potere e se lo riprendono in mano loro. Sì, mi hanno abusato e adesso mi apro una multinazionale delle patatine fritte ad alto valore calorico, quindi per quelli che vogliono ingrassare, no per quelli che vogliono. Non per quelli che vogliono Che dimagrire. non ci saranno al Conad qua davanti perché non c'è mai niente. Eh sì. C'è qualche altra domanda? Sì, no. Grazie. Grazie Barbara. Ehm, Gabri sei un vulcano meraviglioso. Hai forza, si sente la vita. Vero. Si sente il fritto. Penso che possiamo concludere qua questa serata super ricca di spunti. Bella, bella, bella. Ricordo che comunque la diretta rimane registrata e salvata, quindi insomma si potrà rivedere. E basta. Ti ringrazio tanto per questa opportunità. Grazie a te, che belle idee che hai. Grazie. Anche se partono da assunti orribili come spezzare il karma familiare. Dovremmo fare le dirette che demoliscono luoghi comuni, eh? Sì, Qual è sì. il prossimo? Devo pensarci. Però ce n'è, Demoli ce n'è. demoliamo le fiamme gemelle. Uh! Perché poi tu dai dei titoli che attraggono le persone e poi gli demolisci davanti a loro il loro mito, no, come il karma familiare c'è Che immarce temone! il mito immarcescibile delle fiamme gemelle. Sì, è un altro tema che ho qua, posso dirlo? Sì, sì. Ne vengono in mente anche a Vincent altri ecomostri spirituali? Glielo chiederò. Non so Mh. se Oggi se pensa non qualcosa. Come come trovare la fiamma gemella al Conan. eccolo qua, eccolo qua. Bene, si potranno approfondire altri super temi, sì, sì, volentieri. Bene, come si fa adesso qua a chiudere? Farà Vincent, Grazie a ehm Vincent per la regia, grazie a Carlotta perché è seria. In un mondo di gente improvvisata, che spezza karma e poi e poi Grazie. e poi picchia i bambini. Grazie mille Grazie al e pubblico e a grazie a presto. tutti anche per le domande, per il caloroso la calorosa partecipazione. Ciao, Buonanotte. ciao, buonanotte.